10 possibili occasioni di calciomercato per l'Inter. Nel giorno del Black Friday abbiamo deciso di sondare anche noi il mercato alla ricerca di 10 nomi che potrebbero arrivare all'Inter, diciamo, scontati, con delle condizioni vantaggiose, delle potenziali, quindi occasioni da cogliere per rinforzare la rosa, approfittando di calciatori in scadenza di contratto o con dei contratti già scaduti, oppure con delle situazioni particolari con i propri club. Devo dire che ci sono veramente tanti nomi molto interessanti nel mercato europeo, sia per quanto riguarda la sessione di gennaio ormai alle porte, che in vista poi della prossima estate. Di sicuro però questa è la fase in cui le discussioni, il mercato, le strategie entrano nel vivo. Adesso in questa fase si fa sul serio e allora noi di Passione Inter abbiamo deciso di selezionare 10 tra i nomi più interessanti e anche quelli più credibili, più fattibili tra i tanti che ci sono in questo momento, come dicevo, nell'elenco delle potenziali occasioni, 10 nomi che possiamo suggerire, diciamo così, agli uomini mercato dell'Inter. Ben ritrovate amiche e amici passioni interisti. Episodio di oggi in questo Black Friday ovunque si parla di sconti e allora lo abbiamo fatto anche noi per il mercato come dicevo. Vi segnalo molto velocemente che sul nostro sito passioneinter.club/shop abbiamo inserito una serie di offerte molto vantaggiose sia sui prodotti a marchio Passione Inter, ma vi segnalo che trovate anche, seguendo le indicazioni che trovate qui sul nostro sito passioneinter.club/shop, la possibilità di accedere ad uno sconto del 25% sui prodotti Nike, oltre ovviamente a tutta un'altra serie di prodotti che trovate anche in vista dei possibili regali di Natale, oppure se vi volete fare qualche regalo voi stessi. Quindi fateci un salto, passioneinter.club/shop, vi lascio anche il link in descrizione, 25% sui prodotti Nike, non è niente male davvero, oltre a tutto il resto che trovate appunto sul nostro sito. Link in descrizione. Detto questo, non vi faccio perdere tempo, partiamo subito con i 10 nomi, le 10 possibili occasioni per il mercato dell'Inter, sia in ottica gennaio che in ottica estiva. Ovviamente il primo nome, per chi ci segue, per chi conosce Passione Inter lo sa già, non può che essere quello di Marcus Thuram, classe 1997, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach al termine della stagione 2023, valore di mercato secondo Transfermarkt attorno ai 30 milioni di euro, non rinnoverà il contratto e come diciamo da tanto tempo, io personalmente sponsorizzo Thuram all'Inter da prima ancora che Lukaku diventasse un giocatore del Chelsea. L'Inter purtroppo ha già perso secondo me 2 volte il treno per andare a prendere Thuram, adesso con il contratto in scadenza a giugno diventa veramente l'ultima chance per prenderlo. È un nome che continua ad essere concreto, ne abbiamo parlato in un altro contenuto, vi lascio linkato sia in descrizione che qui in alto per chi ci segue da YouTube il nostro approfondimento, prima che le voci tornassero a farsi così insistenti come sta avvenendo negli ultimi giorni, dove tra l'altro nelle scorse ore ha parlato anche il vice allenatore del Borussia Mönchengladbach che sostanzialmente ha detto che intanto difficilmente rinnoverà il contratto e che lui gli consiglierebbe un'avventura in Italia e lui stesso ha confermato che era stato trattato dall'Inter. Quindi attenzione, profilo estremamente interessante secondo me che l'Inter dovrebbe prendere, secondo me, in un'ottica progettuale. Vedremo se riusciremo a cogliere questa prima occasione. Secondo nome, rimaniamo in Bundesliga, ma ci spostiamo in difesa, perché anche in difesa qualcosa servirà all'Inter. Magari non subito, magari non a gennaio, ma di sicuro in estate qualcosa si farà e Evan Ndicka è sicuramente uno dei profili più interessanti. Anche lui in scadenza di contratto nel 2023, classe 1999 dell'Eintracht Francoforte, Eintracht che secondo me mette in mostra diversi talenti in realtà che mi piacciono parecchio. Ha un valore di mercato attorno ai 32 milioni di euro, c'è la possibilità concreta, come dicevamo, di andarlo a prendere a parametro zero e quindi non è male. Tra l'altro, molti di voi probabilmente lo ricorderanno, tempo fa avevamo fatto dei contenuti estremamente approfonditi in cui abbiamo analizzato più di 400 difensori fino ad arrivare a quelli che potevano essere i migliori rinforzi per l'Inter e Ndicka era un profilo che si era piazzato molto in alto nella nostra ricerca e lo avevamo scartato nella zona, nel ruolo di De Vrij solamente perché al momento gioca un po' più alla bastoni, potremmo dire, però è un difensore dal potenziale elevatissimo, infatti fa gola veramente a tante società molto importanti,
un giocatore mancino, difensore delle sue qualità, classe 99 con già una buona esperienza europea, è merce veramente rara, quindi occhio Inter, un'occhiata diamogliela ovviamente. Nel caso in cui non fosse possibile arrivare Andika, occhio dall'altra parte a un profilo in Serie A per me molto interessante, quello di Caleb Okoli, classe 2001 dell'Atalanta. Lui ha un contratto più lungo con l'Atalanta fino al 2026, non è in scadenza, però secondo varie testate, stavo leggendo anche in queste ore, secondo vari quotidiani, con il ritorno di Palomino, che ha un ruolo importantissimo nell'Atalanta, qualcosa in difesa nell'Atalanta potrebbe accadere ed Okoli è un possibile partente o comunque potrebbe l'Atalanta valutare delle offerte per questo difensore. È un bel talento, potrebbe secondo me giocare soprattutto a destra, magari in questa fase nella difesa 3 dove diciamo qualcosa secondo me andrà fatto, a prescindere dalla situazione Skriniar che potrebbe anche eventualmente scalare al centro. Quindi occhio a questa pista, se l'Atalanta dovesse aprire sappiamo bene che i rapporti tra Inter e Atalanta sono molto buoni ed è un profilo secondo me da non farsi sfuggire troppo in fretta. Rimanendo in casa Atalanta ci spostiamo però a centrocampo, dicevamo dei rapporti che ci sono tra le due società, attenzione quindi anche alla situazione di Ruslan Malinovski. Lui sì che invece è in scadenza nel 2023, classe 1993, valore di mercato secondo Transfer Market circa 18 milioni di euro. È un centrocampista che secondo me con Inzaghi potrebbe anche andare d'accordo, anche se forse all'Inter manca, almeno secondo me, un centrocampista con più forza fisica, più gamba, più di rottura probabilmente, ma Malinowski è un profilo che per me con Inzaghi si troverebbe benissimo e dicevamo anche lui è un profilo in rotta con Gasperini, con l'Atalanta lo sappiamo già da diverso tempo ed è una potenziale occasione molto interessante per gennaio, perché altrimenti l'Atalanta rischia di perderlo al zero al termine della stagione. Se aprite uno qualsiasi dei suoi post sui social vedrete che i tifosi del Tottenham stanno spingendo tantissimo per convincerlo ad andare a Londra, quindi attenzione a questa rivale da non sottovalutare, anzi, anzi, anzi. Rimaniamo a centrocampo e se dicevo che Malinowski potrebbe andare d'accordo con Simone Inzaghi, un altro nome pesante che sicuramente andrebbe d'accordo con Inzaghi è quello di Luis Alberto, lo spagnolo della Lazio, classe 1992. Anche lui ha un contratto lungo fino al 2025, quindi non è propriamente in scadenza, però sappiamo bene che i rapporti con Sarri da diverso tempo ormai sono abbastanza incrinati. Gennaio dovrebbe essere finalmente la sessione in cui Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio, appunto. Sappiamo benissimo che trattare con la Lazio non è mai semplice, però diciamo che quando un giocatore di questo talento finisce alla porta, soprattutto considerando anche il rapporto con Inzaghi, ecco, un'occhiata va sempre data. Stesso discorso per N'Golo Kanté, che purtroppo sta avendo qualche problema fisico che negli ultimi mesi lo sta limitando un po'. Sarà in scadenza di contratto con il Chelsea anche lui a fine stagione, probabilmente non rinnoverà, quindi a gennaio magari anche il Chelsea potrebbe decidere di monetizzare, forse una cifra contenuta pur di non perdere a zero questo calciatore dall'enorme esperienza e dall'enorme talento, lo sappiamo. L'Inter ha un canale apertissimo anche qui con il Chelsea, ancora oggi le società si parlano molto, sappiamo però ovviamente che non è una trattativa semplice visti i costi dell'ingaggio di questo classe 91 francese che appunto viene frenato nell'ultimo periodo dai problemi fisici. Però anche qui, quando si ha l'opportunità di ingaggiare magari a delle condizioni agevoli un giocatore come Kanté, almeno un pensiero credo vada fatto. Attenzione poi alle fasce, ci spostiamo sulle fasce dove anche qui qualcosa potrebbe succedere, potrebbero esserci possibili rivoluzioni. Abbiamo parlato molto di Gosens, trovate molti approfondimenti sui nostri canali, in queste ore si torna a parlare anche di Dumfries, quindi attenzione, partiamo dalla sinistra dove ci sono tanti nomi in realtà interessanti secondo me a sinistra che potrebbero essere ingaggiati anche a condizioni agevoli. Ne ho scelto uno per tutti, ovvero Alejandro Grimaldo, classe 1995 del Benfica, anche lui in scadenza nel 2023, valore di mercato secondo Transfer Market attorno ai 20 milioni di euro. Io credo che per caratteristiche, per quello di cui ha bisogno l'Inter, rappresenti oggi una delle opportunità più interessanti. Non è escluso al momento che possa rinnovare il contratto col Benfica, piace anche a tanti altri club, quindi la situazione non è propriamente semplicissima, però ecco, è un'opportunità importante, forse uno sforzo su questo calciatore lo farei anche. Così come a destra invece, attenzione a Stefan Singo, classe 2000 del Torino,
contratto fino al 2023, ma il Torino ha già fatto scattare di fatto un'opzione per il prolungamento al 2024. Ha un valore di mercato attorno ai 14 milioni di euro, sempre secondo Transfermarkt. L'Inter lo ha già sondato in passato. A me, anche qui, è un profilo che piace, visto il potenziale, vista anche la giovane età comunque di questo calciatore. Consideriamo anche questo fattore: è un giocatore sul quale già nelle ultime sessioni di mercato si erano mossi diversi club europei di un certo livello, quindi l'Inter potrebbe anche magari approfittare di questa situazione, prendendo un giocatore ad un prezzo scontato, comunque di favore, tra virgolette, per valorizzarlo e poi magari tra qualche anno rivenderlo, sapendo bene che in questo momento l'Inter deve fare molti ragionamenti anche di questo tipo, di valorizzazione e rivendita dei calciatori. Quindi il Torino, secondo varie indiscrezioni anche qui che stavo leggendo in questi giorni e che mi riportavano anche dei colleghi che conosco, potrebbe valutare una cessione già a gennaio, un giocatore non inamovibile, anzi in questo momento nel Torino, e si parla di una possibile cessione attorno ai 10 milioni di euro come cifra che ho visto circolare in queste ore. Attenzione però a due fattori, come dicevo. Uno, c'è una certa disponibilità a trattare da quello che sembra da parte del Torino. 2, l'Inter col Torino può giocarsi anche la carta Lazzaro eventualmente come possibile scambio. L'esterno di proprietà dell'Inter, Lazzaro, può essere riscattato dal Torino per circa 6 milioni di euro. Con Juric si sta rilanciando e sta facendo molto bene, quindi attenzione a qualche possibile operazione incrociata. Arriviamo poi a due nomi molto pesanti in attacco, entrambi. Il primo è quello di Memphis Depay, olandese, classe 94, impegnato al mondiale anche lui. A me piace molto anche Depay, altrimenti ovviamente non l'avrei selezionato. È in scadenza di contratto nel 2023, però attenzione perché ci sono delle voci molto concrete secondo cui potrebbe separarsi a parametro zero già a gennaio dal Barcellona, quindi può lasciare il Barcellona già in questa finestra invernale. E considerando che l'attacco dell'Inter sta avendo qualche problema e a fine stagione ci saranno probabilmente dei cambiamenti, anche questa è un'opportunità, secondo me, da non scartare. E come ultimo nome, ovviamente, non poteva che esserci Cristiano Ronaldo, classe 1985, svincolato, senza contratto, dopo l'addio al Manchester United. L'abbiamo tenuto per ultimo, ovviamente perché è una provocazione, perché è vero che sappiamo che in Italia probabilmente ci tornerebbe anche. L'Inter è agli ottavi di Champions, che sono un fattore che potrebbe sicuramente ingolosirlo. Ci sarebbe anche il decreto crescita eventualmente a dare una mano sull'ingaggio, un ingaggio che però rimane non alla portata dell'Inter di oggi. Personalmente non credo intanto che non abbia già individuato la sua prossima squadra. Vedo difficile il fatto che si sia svincolato non sapendo dove andrà dopo il mondiale, mia sensazione. Così come personalmente non credo, ecco, che possa arrivare all'Inter. Però lo abbiamo messo lì, è svincolato, un pensiero almeno secondo me comunque va fatto, giusto per valutarlo. Poi vedremo. Uhm, Vi chiedo: lo prendereste Cristiano Ronaldo oppure no? Che cosa ne pensate? Nel club di Passione Inter in queste ore si è accesa una discussione molto, molto animata, quindi se volete vi aspettiamo anche nel nostro server Discord www.passioneinter.club per entrare nella nostra community dei sostenitori di Passione Inter. E vi chiedo anche se mi segnalate nei commenti 2 giocatori che tra quelli che vi ho proposto, tra i 10 nomi che abbiamo fatto, che portereste all'Inter, quali sono secondo voi i più interessanti e i più utili anche all'Inter. Aspetto i vostri commenti qui sotto e poi ne parliamo anche nel club di Passione Inter. Prima di salutarvi, in descrizione vi lascio, come dicevo, il link allo shop dove potete accedere a questi sconti. Approfittatene perché non capita tutti i giorni di trovare questi sconti, quindi il link qui sotto in descrizione per il Black Friday. Per chi ci ascolta in podcast, in descrizione trovate anche il link ad un nostro approfondimento di mercato assolutamente da non perdere. Per chi ci segue da YouTube vi basta invece cliccare qui.